Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaia Scienza. Abito questa casa, che è mia. Non ho imitato nessuno al mondo e ho sempre riso di quel maestro che di se stesso non abbia riso. Proemio alla seconda edizione, paragrafo 1. Forse questo libro non ha bisogno di prefazione. Alla fine resterebbe sempre il dubbio se chi non avesse vissuto qualcosa di simile potesse, con prefazioni, essere portato più vicino alla sua vita. Questo libro è scritto nella lingua del vento e del disgelo. C'è dentro arroganza, inquietudine, contraddizione, tempo d'aprile, così che ad ogni momento nasce il monito e che l'inverno è vicino e che l'inverno è stato vinto. Vittoria che viene, che deve venire, che forse è venuta. La gratitudine di continuo straripa, come se fosse accaduta la cosa più inattesa, la guarigione di un uomo guarito. Era infatti la guarigione questo più inaspettato evento. Gaia scienza. Significa i saturnali di uno spirito che ha resistito pazientemente a una terribile e lunga oppressione. Pazientemente, strenuamente, freddamente, senza piegarsi, ma senza sperare, e che adesso è a un tratto assalito dalla speranza della guarigione, dall'ebbrezza della guarigione. Che meraviglia, dunque, che così emergano alla luce molte assurdità e molte follie, molta di quella capricciosa tenerezza dissipata perfino intorno a problemi irti da cule e ritrosi alle carezze e agli allettamenti. Tutto questo libro non è che letizia dopo una lunga privazione, una lunga impotenza, e giubilo per il ritorno della forza, per il risveglio della fede nel domani e nel dopodomani, per l'improvviso sentimento e presentimento di futuro, di imminenti avventure, di mari nuovamente aperti, di mete nuovamente permesse, nuovamente credute. E quante cose avevo ormai lasciato alle mie spalle. Questo tratto di deserto, di sfinimento, di incredulità, di raggelamento in piena giovinezza, questa senilità incuneatasi al punto non giusto, questa tirannia del dolore superata dalla tirannia dell'orgoglio, che respingeva le conseguenze del dolore, questo isolamento assoluto, difesa, contro un disprezzo degli uomini, chiaroveggente fino ad essere malattia, questa limitazione per principio riguardo a ciò che la conoscenza ha di amaro, duro e doloroso, imposta da un disgusto nato a poco da una dieta spirituale imprudente, da una mala abitudine, chiamate romanticismo, chi potrebbe sentire tutto questo che io ho sentito? Ma chi potesse farlo, certamente mi passerebbe per buono più che un po' di pazzia, di sfrenata allegria, di gaia scienza. Ad esempio, il manipolo di canzoni che questa volta accompagna il libro, canzoni di un poeta che si diverte alle spalle di tutti gli altri poeti in un modo difficilmente perdonabile. Ah, questo resuscitato non dovrà sfrenare la sua cattiveria solo sui poeti e sui loro leggiadri sentimenti lirici. Chissà di quale specie è la vittima che lui si cerca, e chissà quale mostro in cui si sia incarnata la parodia la affascinerà di qui a poco. Incipit tragedia, si dice alla fine di questo libro piacevole e spiacevole. Si stia in guardia. Si annuncia qualcosa di squisitamente cattivo e maligno. Incipit parodia. Su questo non c'è dubbio. Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaia Scienza, Proemio alla seconda edizione, paragrafo 2. Ma lasciamo dunque codesto signor Nietzsche, che importa a noi che il signor Nietzsche stia di nuovo bene. Uno psicologo conosce poche questioni tanto attraenti quanto quella circa la relazione fra salute e filosofia, e nel caso in cui cada egli stesso ammalato, concentrerà tutta la sua curiosità scientifica sulla propria malattia. Si ha cioè per necessità anche la filosofia della propria persona, dato che una persona si sia, ma i casi sono assai differenti. Nell'uno filosofeggiano le sue deficienze, nell'altro le sue dovizie e le sue forze. Il primo necessita della sua filosofia sia come appoggio, sia come calmante, medicina, liberazione, elevazione, oblio di sé. Il secondo solamente come un bel lusso,
e, nella migliore delle ipotesi, come la voluttà di una gratitudine trionfante che alla fine deve incidersi in maiuscole cosmiche nel cielo delle idee. Nell'altro caso frequente, quando sono invece le deficienze che spingono a filosofare, come avviene a tutti i pensatori malati, e forse costoro costituiscono la maggioranza nella storia della filosofia, che cosa accadrà del pensiero sottoposto alla pressione della malattia? Questa è la domanda che importa allo psicologo e in questo caso l'esperimento è possibile. Non altrimenti che un viaggiatore che si proponga di svegliarsi a una data ora e si abbandoni poi placido al sonno. Così noi filosofi, se cadiamo ammalati, ci abbandoniamo per quel tempo corpo e anima alla malattia. Chiudiamo, per così dire, gli occhi su di noi. E come quel viaggiatore sa che qualcosa non dorme e lo sveglierà, così noi pure sappiamo che il momento decisivo ci sveglierà, che allora qualcosa sorgerà e coglierà lo spirito sul fatto, sul punto cioè di infiacchirsi o retrocedere, arrendersi o irrigidirsi, o morire di sete o soggiacere alle tante altre malattie dello spirito che, nei giorni di salute, hanno contro di sé l'orgoglio dello spirito. Perché è sempre vero l'antico detto, lo spirito orgoglioso, il pavone e il cavallo sono i tre più orgogliosi animali del mondo. Dopo una simile autointerrogazione, dopo questa autotentazione, si impara a gettare uno sguardo più sottile sopra tutto quello che è stato filosofato fino ai nostri giorni. Si indovinano meglio di prima le involontarie deviazioni, le vie laterali, le fermate, i luoghi soleggiati del pensiero, dove gli uomini sofferenti, appunto perché sofferenti, sono condotti e trascinati. Ben si sa ora dove incoscientemente il corpo ammalato e i suoi bisogni premono, urgono, allettano lo spirito, verso il sole, la quiete, la pazienza, la medicina, il ristoro, in qualunque sua forma. Ogni filosofia, la quale ponga la pace più in alto che la guerra, ogni etica che concepisca negativamente la felicità, ogni metafisica e fisica che conosca un finale, uno stato definitivo di qualunque specie, ogni aspirazione, preeminentemente estetica o religiosa, ad un appartarsi, a un collocarsi al di là, al di fuori, al di sopra, autorizza la domanda se non sia stata dunque la malattia a ispirare il filosofo. Il travestimento incosciente di bisogni fisiologici sotto il manto dell'oggettivo, dell'ideale, dell'idea pura, si spinge paurosamente lontano e assai più spesso mi sono chiesto se la filosofia, presa nell'insieme, non sia stata finora solamente un'interpretazione e un'errata comprensione del corpo. Dietro le valutazioni più alte che finora guidarono la storia del pensiero stanno celati malintesi sulla natura fisica, sia di singoli, sia di classi o intere razze. Tutte quelle audaci follie della metafisica e in specie le loro risposte alle domande sul valore dell'esistenza si devono considerare in primo luogo come sintomi di determinate costituzioni fisiche. E seppure tali affermazioni o negazioni di vita non abbiano, in fondo, la minima importanza scientifica, offrono tuttavia allo storico e allo psicologo ben più preziosi indizi, come abbiamo detto, del corpo, del suo successo buono o cattivo, della sua ricchezza, della sua potenza, del suo dominio nella storia, ma pur anche delle sue soste, delle sue stanchezze, delle sue decadenze, dei suoi presentimenti della fine, della sua volontà di fine. Io aspetto sempre che un medico filosofico, nel senso eccezionale della parola, uno di coloro che perseguono il problema della salute generale del popolo, del tempo, della razza e dell'umanità, abbia finalmente il coraggio di spingere all'estrema conseguenza il mio sospetto e osi dire: finora nessuna filosofia si è occupata di verità, ma di un'altra cosa. Diciamo, ad esempio, di salute, di avvenire, di crescita, di forza, di vita. Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaia Scienza, Proemio alla seconda edizione, paragrafo terzo. È chiaro che non voglio licenziarmi con ingratitudine da quel tempo di profondo malessere di cui neppure oggi ho cessato di trarre il beneficio.
Allo stesso modo che io sono ben convinto della superiorità che le alternative della mia salute mi danno sopra tutti i più quadrati gladiatori dello spirito. Un filosofo che ha camminato e ancora cammina attraverso stati di salute vari è passato per altrettante filosofie e in verità costui non può fare altro che tramutare ogni volta il suo stato nella forma e nella distanza più spirituali, la quale arte di trasfigurazione è, per l'appunto, filosofia. Non è nell'arbitrio di noi filosofi la separazione fra anima e corpo, come fa il popolo, e ancora meno siamo liberi di separare l'anima e l'intelletto. Non siamo ranocchie pensanti, né apparecchi capaci di obiettive registrazioni dalle viscere gelide. Dobbiamo sempre partorire i nostri pensieri dal nostro dolore e maternamente cedere ad essi il nostro sangue, il cuore, il fuoco, la gioia, la passione, il tormento, la coscienza, il destino, la fortuna, che è poi continuamente mutare in luce e in fiamma tutto quello che siamo e in più tutto quello che ci tocca, e altro di diverso non possiamo fare. E la malattia, dunque? Non saremmo quasi tentati di chiederci se essa non sia indispensabile. Solamente il grande dolore è il liberatore supremo dello spirito, che ci insegna il grande sospetto che d'ogni U fa una X vera e autentica, e cioè della penultima lettera fa l'ultima. Soltanto il grande dolore, quel lungo e lento dolore che si prende tempo, che ci brucia adagio come un fuoco di legno verde, costringe noi filosofi a discendere fino alla nostra ultima profondità, a rifiutare tutta quella fiducia, quella bontà, quei veli, quella mitezza, quella moderazione in cui forse avevamo per l'innanzi riposta la nostra umanità. Dubito che un tale dolore ci migliori, ma so che ci rende più profondi. Sia dunque che noi si apprenda ad opporgli la nostra superbia, il nostro disprezzo, la nostra forza di volontà e che facciamo come i Pelle Rossa, che fra i più atroci tormenti si ripagano sul carnefice con le frecce della lingua, sia che davanti al dolore ci ritiriamo in quel nulla degli orientali, che lo chiamano nirvana, in quella muta rassegnazione, rigida e sorda, in quell'oblio, in quell'autodistruzione. Comunque, si ritorna diversi da tali lunghi e pericolosi esercizi di dominio su di sé, con alcuni punti interrogativi in più e soprattutto con la volontà di interrogare, d'ora innanzi, con più profondità, più rigore, più malignità e silenzio di quanto prima si fosse fatto. Ecco, la fiducia nella vita è morta. La vita stessa diventa un problema. Ma non si creda, però, che con questo si sia diventati ipocondriaci. Perfino l'amore per la vita è ancora possibile, soltanto si ama diversamente. È come l'amore per una donna di cui si sospetti. Eppure il fascino di tutto ciò che è problematico, la gioia dell'X, è troppo grande in questi uomini più spirituali e spiritualizzati, perché essa non abbatta come una fiamma vivida tutte le angustie del problematico, tutti i rischi dell'incertezza, perfino tutte le gelosie dell'innamorato. Noi conosciamo una felicità nuova. Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaia Scienza, Proemio alla seconda edizione, paragrafo quarto e ultimo. E infine, che l'essenziale non mi rimanga nella penna. Si ritorna da questi abissi, da queste gravi malattie e anche dalla malattia del pesante sospetto, rinati, mutati di pelle, più sensibili, più cattivi, con un gusto più sottile per la gioia, con un palato più delicato per tutte le cose buone, con sensi più allegri, con una seconda innocenza più spericolata nella gioia, più infantili e a un tempo 100 volte più raffinati di quanto si fosse stati prima. Oh, come ci ripugna ormai il piacere rozzo, ottuso e cupo, qual è inteso dai gaudenti, dai nostri uomini colti, dai nostri ricchi e reggitori. Ormai prestiamo orecchio scaltrito al grande fracasso da fiera con cui l'uomo colto e l'abitante delle grandi città lasciano che con l'aiuto delle bevande spiritose, l'arte, il libro e la musica violentino la loro intelligenza e la pieghino a godimenti spirituali. E oggi le passioni gridate sui palcoscenici ci straziano le orecchie e il nostro gusto
si è allontanato da tutto il tumulto romantico e dal disordine dei sensi che la plebe colta ama, e insieme, dalle sue aspirazioni al sublime, all'elevato, all'arzigogolato. No, se un'arte è necessaria a noi convalescenti, sarà un'altra arte. Un'arte ammaliziata, leggera, fluida, divinamente tranquilla, divinamente artificiale, che divampi come una fiamma viva in un cielo limpido. E innanzitutto, un'arte per gli artisti, soltanto per gli artisti. Noi dopo comprenderemo meglio ciò che per tale arte è necessario, la serenità, ogni serenità, oh amici miei, anche essendo artisti, e vorrei dimostrarlo. Ci sono cose che adesso sappiamo troppo bene noi sapienti, oh, come noi da artisti impareremo ormai a ben dimenticare, a ben ignorare. E per quanto concerne il nostro avvenire, difficilmente ci si ritroverà sulle orme di quei giovinetti egizi che di notte turbano la pace dei templi, abbracciano le colonne e vogliono ad ogni costo rivelare e scoprire e mettere in piena luce tutto quello che per buone ragioni viene tenuto celato. No, questo cattivo gusto, questa libidine di verità a qualunque costo, questa follia giovanile nell'amore della verità ci offende. Noi siamo troppo esperti per poterla sopportare, troppo seri, troppo allegri, troppo scottati e troppo profondi. Non crediamo più che la verità, quando le si tolgano i veli, rimanga verità. Abbiamo vissuto abbastanza per credere a questo. Oggi è una pura questione di decenza non volere vedere tutto nudo, non volere essere presenti a tutto, non volere tutto capire e tutto sapere. Una ragazzina una volta chiese a sua madre: «È vero che Dio è dappertutto, ma io la trovo una cosa indecente». Ammonimento ai filosofi, si dovrebbe onorare assai di più il pudore con cui la natura si nasconde dietro gli enigmi e le variopinte incertezze. Forse che la verità è una femmina che ha le sue ragioni per non lasciare scorgere le sue ragioni? Forse il suo nome è, per dirlo alla greca, Baobò? Oh, questi greci sapevano vivere loro. E per questo occorre il coraggio di restare alla superficie, alle pieghe esteriori, alla pelle, di adorare le forme, di credere a tutto l'Olimpo dell'apparenza. Questi greci erano superficiali perché profondi. E noi, bravacci dello spirito, che abbiamo scalato la vetta più alta e più pericolosa del pensiero moderno, e di lassù ci siamo guardati intorno e di lassù abbiamo guardato in basso, non torneremo proprio là dove essi furono. Non siamo noi precisamente in questo greci, adoratori delle forme, dei suoni e delle parole, e proprio per questo artisti? Ruta presso Genova, nell'autunno del 1886.